tutto o niente. Io sono sempre stato dal punto di vista che le cose mi piacciono o bianche o nere. Vabbè, oggi, perdonatemi questo mio modo di vestire, mi metterò qualcosa se lo trovo, però per me è sempre stato o total black o total white o grigio, ma grigio neanche, cioè proprio la parte di mezzo non mi è mai piaciuta tanto. E questo l'ho un po' visto in tutte le mie, in tutto quello che faccio. E allo stesso modo, nell'ultimo video che ho fatto in cui ho parlato di miei investimenti, di come gestisco il mio denaro, ho ricevuto dei commenti e anche dei messaggi poi su Instagram che mi chiedevano ulteriori informazioni per quanto riguarda, ok Marco, ma come mai così hai questa idea così forte riguardo questi argomenti? E quindi oggi vi volevo parlare un po' della mia idea, soprattutto dal punto di vista della macchina. È uscita la nuova Tesla Model 3, l'aggiornamento della Model 3, ovvero la versione base, tra virgolette, della Tesla, quindi quella che costa un po' meno. E dato che è uscito è l'argomento tech, a me piace, tra un po' arriva Techtober, quindi vi aspetterà il mio, come ogni anno, il mio unboxing dell'iPhone nuovo, poi ci saranno altre cose, ho appena preso il Mac, io in realtà sono anche appassionato di tech, tutto ciò che riguarda l'innovazione e il miglioramento della vita mi interessa tanto e quindi automaticamente se sei un nerd come me appassionato Apple e appassionato di tecnologia e innovazione non puoi che essere appassionato di Tesla e quindi voglio fare un po' questo discorso in cui vi parlo del perché comprerò una Tesla, del perché sceglierò Tesla tra tutte le altre macchine e del perché faccio alcune scelte nella mia vita, soprattutto quelle di cui vi parlavo dal punto di vista di investimenti, come non voler avere una casa, ma voler avere una Tesla e così via. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Marco Delia e oggi voglio parlare appunto di questo argomento, ma se non mi conoscete io sono ex Mr. World Italia, quindi ho lavorato nella moda quando ero un po' più piccolo, dopo aver fatto 12 anni di nuoto agonistico e adesso invece sono content creator full time, dedico la mia vita ad aiutare le persone a documentare il mio percorso sui social media cercando di motivare gli altri ad arrivare anche loro alla versione migliore di se stessi. Parlo sia dal punto di vista di yogi, quindi chi cerca la verità a livello interiore, ma anche a livello esteriore per arrivare alla versione migliore di sé, quindi comunque profumi, arte, cura di sé, beauty e tutto ciò, benessere, tutto ciò che riguarda la cura della persona. Quindi oggi in realtà voglio parlarvi proprio di un argomento un po' diverso. Anzi, sapete cosa? Ecco, così forse va anche leggermente meglio per non dare l'idea anche qua di troppo nero o troppo bianco. Sono Dario Vignali! Ah no, è vero, lui... Human Safari! No, neanche Human Safari, però... Allora, in realtà nel video precedente parlavo del fatto che non mi piace l'idea, e soprattutto per la mia generazione, la generazione Z, ha un po' questa cosa che al momento la situazione economica non è delle migliori, il tasso, l'average di età, la media per cui le persone in Italia escono di casa e abbandonano la casa dei propri genitori è 30 anni. Quindi si sta parlando veramente che se uno vuole andare a vivere altrove, soprattutto uno qua nel nord che doveva vivere se non a Milano per cercare un po' di carriera, in Italia la carriera diciamo è una delle cose più in cui si investe meno dal punto di vista statale, vai a Milano e lì ovviamente ti costano 3 reni, 14 capre e 16 anni di vita per poterti permettere un qualsiasi genere di affitto. Ovviamente vivendo con altri 4 estranei. A sto punto uno dice ma scusa, ma se devo vivere con 4 estranei, ed è il discorso che mi sto facendo io per stare qui al momento, io abito a Peschiera del Garda che è a un'oretta circa di treno da Milano, quindi quando devo andare a Milano mi prendo il treno e nel resto del tempo dico ma scusa, ma se devo spendere 1000 euro al mese, 800 euro al mese per starmene con 2 estranei e vivere in una catapecchia per uscire la sera e avere un po' di stress in più o di ansia sociale, a questo punto me ne sto qui, quando devo andarci ci vado, ho il lago, la montagna, ho il mare, ho le persone, ho i turisti, ho Verona, ho l'aeroporto e in più gli estranei in casa almeno non sono estranei, è la mia famiglia ed è gratuito. Io ho detto che non vorrei possedere una casa in futuro e allo stesso tempo anche per quanto riguarda la macchina so che per alcune persone avere la casa e avere la macchina sono diciamo la base della propria vita a livello confortevole. Io personalmente non mi vedo vivere in questo modo, la mia vita su questo pianeta voglio che sia di passaggio, io voglio passare da questo pianeta con più leggerezza possibile, quindi non voglio sentirmi legato a niente, a nessun possedimento e se in un futuro mi servirà avere un posto più stabile dove stare per avere famiglia, in qualche modo lo avrò, però fidatevi soprattutto per uno che lavora come me in ambito di farsi da soli, quindi con partita IVA o con un'azienda, ovviamente tutto diventa più facile perché come in un libro che ho letto 4 Hour Work Week puoi in realtà andartene in giro per il mondo non
non da hippie, non da poveraccio, anzi puoi spendere meno addirittura che avere un affitto qua e stare un anno lì, 3 mesi qua, 4 mesi lì, avere una dimora fissa, un headquarter qui, che sarebbe casa qui dove abito io, e poi spostarti in giro e fare quello che devi fare, stare da persone, conoscere gente, girare, anche, non dico mettere su famiglia, però può anche darsi, non è assolutamente vietato, e poi in un futuro, quando vorrai, mettersi lì a posto. Io al momento non ho nessuna idea di fare famiglia, non c'è niente di sbagliato, ma io al momento non mi sento né stabile, ho ancora tutta la vita davanti, il mio obiettivo è proprio un percorso, il mio interiore, aiutare le persone e quindi cercare di fare carriera, quindi mi sarebbe solo come svantaggio, quindi non sto cercando assolutamente il comfort, sto cercando invece di vivere il più attivamente e profondamente possibile. Quindi il non avere nessun attacco quando vuoi uno stile di vita del genere, non avere nessun legame, nessuna catena, tra virgolette, è ovviamente un obbligo. Quindi è un mio stile di vita, è qualcosa che io voglio fare e capisco che non è da tutti e non è una cosa migliore o peggiore di altre, è semplicemente così. Per quanto riguarda la macchina, invece, qua si collega al momento Tesla. In breve, tutto questo è per raccontarvi che io ho una macchina, praticamente ho una Clio, diciamo, di tempo fa, l'avevo comprata quando l'avevano comprata i miei, me l'avevano regalata quando avevo 18 anni per la maturità, per varie cose, era passata da mia madre a me, da mia madre a mio fratello, da mio fratello a me e così via. E insomma la macchina che ti regalano quando hai la patente, no? In qualche modo. E quindi alla fine a me, che non è mai interessato tanto della macchina, è rimasta quella. Ultimamente mia madre ha avuto una buona promozione e gli hanno detto: ma senti, probabilmente ti daremo la macchina aziendale. Quello che è successo è, io ho proposto ai miei, dato che 7 anni, no di più, 2 più 6 è 8 anni e passa che ormai io ho quella macchina, gli ho detto: ma senti, la Clio sta diventando vecchia, voi dovete cambiare la vostra macchina di famiglia con qualcosa, cioè adesso arriva la macchina aziendale, e loro pensavano di fare un cambio macchine. Ho detto: ma ascoltate, io vi do, adesso che ci sono gli eco incentivi, adesso che c'è questa cosa qua, io vi do i soldi mancanti, vendiamo le nostre 2 macchine e insieme la utilizziamo insieme, oppure facciamo metà metà, come volete, quei soldi in qualche modo facciamo. Solo che loro, la mentalità è: no, vuoi già la tua macchina definitiva, vuoi già la macchina dei tuoi sogni. Per loro, che ovviamente sono una generazione diversa, è un concetto impraticabile. Poi per loro Tesla equivale a lusso, anche se la Tesla, anche se hanno fatto il modello nuovo, è 43.000 euro con gli eco incentivi, la rottamazione eccetera, arrivi a 30-35. Se vuoi prenderti una Panda ormai la vai a pagare 25-30.000 euro, quindi è per quello. E il discorso è o bianco o nero, perché io trovo, cioè per me, a me che non piace tanto la macchina o altro, io trovo inutile spendere una cifra per comprarmi qualcosa di cui poi non sono contento o che comunque poi non è la mia definitiva. Piuttosto preferisco tenermi lo schifo o anche una bicicletta o non aver niente e aspettare, e quando è il momento di prendere la cosa che veramente voglio, poi vado. Ma se non arriva quella cosa, non è questione di essere viziati o meno. Se non arriva, mi accontento di quello che c'è, qualsiasi cosa, anche il niente. Ma allo stesso tempo ho anche una macchina usata qualsiasi, quindi non è questione di volerla cambiare. Però è questione di, piuttosto di andare a sprecare soldi per qualcosa di mezzo, per me la via di mezzo non esiste, è o tutto o niente. E però guarda, questa cosa non la capisco, in caso me la prenderò in futuro, quando sarà il momento di aprire l'azienda e poterla scaricare. E da qui arriva l'altro discorso. Stavo editando il video e mi sono accorto che non l'ho spiegato proprio bene. Alla fine in realtà è per dire che non è una mentalità quindi da tutti, non è una mentalità che la maggior parte delle persone ha. Preferiscono, come i miei genitori, metti una cifra, hanno 20.000 messi via, comprano una macchina da 20.000, non importa che macchina è, basta che sia una macchina buona per quel prezzo lì. Io invece, la mia mentalità non è che voglio la Tesla o voglio che mi comprino qualcosa o altro, anzi ero disposto a pagare per la maggior parte io e poi utilizzarla tutti insieme, è siccome erano capitati tutti questi eventi, questa serie di eventi che avrebbero portato a dover fare un cambio macchine in casa, e quindi i miei genitori e noi avremmo dovuto spendere dei soldi, investirli per fare un cambio macchine. A questo punto io ho detto: piuttosto di spendere soldi per qualcosa che non ci piace tanto o per prendere una macchina a caso, prendiamo la mia macchina dei sogni, vi do io i soldi mancanti e il resto, in modo che almeno siamo tutti più felici e la macchina dura per più tempo, è una macchina diversa, se comunque insomma, per tutti i motivi di cui vi ho già parlato.
io ho detto perché non vorrò nemmeno la macchina, perché come proprietario di azienda, come titolare di partita IVA, una persona può ovviamente scaricare anche se la prende in leasing, e quindi non dico di spendere meno, ma di potersi permettere una macchina senza doverla per forza comprare, che è quello che vorrò fare, perché comunque io vedo tutti questi possedimenti come uno strumento, un'accumulazione esteriore, e non voglio renderla una mia vita, un'identificazione di quello che sono, ma voglio prenderle, utilizzarle e quando è il momento lasciarle giù, e quindi non voglio assolutamente nessun legame ed è quello che farò. Io sono sempre stato dal punto di vista di, come vi ho detto, o bianco o nero. Io so e non ho mai avuto paura dell'investire, dei soldi eccetera, perché piuttosto di lavorare a fare un lavoro che non mi piace o essere incatenato in un posto che non mi piace, io so che comunque in qualche modo sopravvivrò. Non ho mai avuto questa cosa dei soldi, perché so che indipendentemente che guadagnerò o meno, in ogni caso sopravvivrò. Cercherò, piuttosto guarda, me ne vado in Madagascar a vendere cocco sulla spiaggia, ma in qualche modo la vita te la fai e in qualche modo riesci a sopravvivere, quindi non è quello il problema. Ma se voglio arrivare alla versione migliore di me, al mio massimo potenziale, ci sono dei passi che voglio fare e delle cose che non voglio fare. E per uno appassionato come me di tecnologia, di innovazione, arrivare alla versione migliore di se stessi, ovviamente Elon Musk, che è un genio incredibile come Steve Jobs. Io ho fatto la mia tesi su Steve Jobs, ho lavorato anche in Apple Store e mi è piaciuto tantissimo per un periodo della mia vita, quando ho provato 1000 lavori, prima di arrivare ovviamente a fare questo genere di carriera. Lui, che è un genio pazzesco e un po' un innovatore, ecco, un filantropo, riesce proprio a rivoluzionare, a portare dal punto di vista scientifico l'essere umano a un passo, diciamo, superiore, avere un po' le palle di fare questa cosa, perché nessuno sta portando avanti se non a livello di marketing o per vendere un po' di più, nemmeno l'Apple a questo punto, ma lui invece sta riuscendo a farlo, e secondo me Tesla è un prodotto incredibile. A me non è mai interessata la macchina dal punto di vista di wow, che motore pazzesco, o non è mai interessato, forse la moto, sì, quello la moto me la comprerò, però dal punto di vista di macchina a me interessa semplicemente muovermi nel migliore dei modi. Quindi quando mi hanno chiesto Marco che macchina vorrai, io ho 3 cose che vorrò possedere, e non per forza possedere ma come veicoli. È la moto, che sicuramente sarà un Harley oppure un qualcosa del genere, io sono appassionato anche di moto, lo ero da piccolo, avevo una Yamaha R125 da supercorsa, oppure uno scrambler, qualcosa un po' più avventuroso. La Lamborghini, ma è un'idea talmente stupida e concettuale che mi ero fatto, era un po' un mio obiettivo materialistico di quando avevo 18 anni, avevo iniziato il mio percorso di crescita finanziaria, che è il primo passo un po' di tutti nell'ambito di crescita, e quindi sulla mia vision board c'è una Lamborghini bianca, ma attualmente non so se la comprerei, perché si matura e si diventa più grandi, e a meno che non hai veramente soldi da buttare perché hai vinto il Super Enalotto, anche lì li utilizzerei in altro modo. Però piuttosto, se vuoi farti un giro il weekend, te la vuoi noleggiare perché vuoi permettertelo, fallo, però possederla è un po' più forse un'idea tua di aver vinto il mondo dei soldi, però anche lì è un po' stupido come cosa. Piuttosto mi sono sempre detto, come macchina invece da utilizzo di tutti i giorni, la Tesla, e la Tesla invece rimane tuttora, e probabilmente ha preso anche il posto di idea della Lamborghini, la macchina dei miei sogni. Quindi questa è un po' la risposta alla domanda, e adesso che l'hanno anche aggiornata, io sono convinto che prima o poi in futuro aggiorneranno sempre di più anche tutto il sistema di caricamento. Seguo anche sempre MKBHD, il Marques Brownlee, e tutto il suo podcast in cui parlano di tech, innovazione. Loro hanno tutti la Tesla, lui si è fatto anche il solar roof, quindi tutta la parte di ecosostenibilità, di pannelli solari della casa, quindi tutta la domotica, e mi piace tantissimo come idea, e spiega sempre anche il bello di alzarsi la mattina e avere la macchina sempre al 100%, oppure tantissime altre cose carine di avere una macchina così. So che non è da tutti, so che a non tutti piace. Alex Perfume l'altro giorno mi aveva mandato un audio alla mia storia in cui l'ho messo dicendo ecco il monopattino a 4 ruote. Lo so, però ne ha 5 di ruote, perché c'è anche ruota di scorta. E in realtà a me piace, a me l'essere dentro e avere lo schermo e questa guidare in silenzio e questa tecnologia di essere ai passi, è come l'iPhone, cioè fai parte di un movimento, fai parte di qualcosa di più grosso di te, fai parte dell'innovazione, di qualcosa di nuovo, e questa cosa mi piace tantissimo. Poi eleganza, comunque la Tesla è come il total black dei vestiti, è quella cosa minimal che un miliardario come Elon Musk o come chiunque può permettersi la Rolls Royce ma gira in Tesla, quindi ha una certa classe, è un po' un messaggio, è un po' un tipo di persona. E quindi mi piace tantissimo, e sicuramente se in futuro tra eco-incentivi e varie cose me la potrò permettere, sicuramente quella forse sarà la macchina che mi prenderò, se dovrò possederla. Se no, con leasing sei a posto, come vi dicevo. Quindi ecco qua ragazzi, spero che il video sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, qual è la vostra opinione, e noi ci rivediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale e iscrivetevi anche su Instagram. Ciao ragazzi.